Ciao bambini, oggi parleremo di k e g, o forse è meglio dire c e g. In effetti, il suono di queste consonanti dipende dalle vocali che incontra. Vediamo. K-A diventa K. C-E si legge c'è. C-I diventa C. K-O si legge co. K-U diventa Q. Vediamo qualche esempio. Casa, cestino, cipolla, collana, cubo. Leggiamo insieme qualche parola. Pecora, ceci, fuoco, parco, foca, pace, cimice, curva, aceto, amici, acini, casa. Anche la G incontra le vocali A, ga, G, E, ge, G, I, G, G, O, go, G, U, gu. Gallina, gelato, girandola, goccia, guanti. Leggiamo alcune parole. Fragola, orologi, ago, lago, pagina, gigante, regina, fungo, vigile, regalo, agenda, riga. Adesso invece la K è accompagnata dalla consonante H e dalla vocale E. Queste tre lettere insieme formano il suono che. Invece K più H più I formano il suono chi. Vediamo alcuni esempi. Barche, foche, chitarra, chiave. Anche G più H e più E formano il suono GHE, mentre G più H più I formano il suono GHI. Margherita, funghi, righello, draghi. Vediamo cosa succede se invece la consonante C è seguita dalla I e dalla A. Si forma il suono cia. Se la C è seguita dalla I e dalla O, si forma il suono cio, mentre C più I e più U si forma il suono ciu. Ciambella, che non è quella da mangiare, è quella che noi chiamiamo salvagente. Ciotola, dolciumi, cuccia, cioccolata, ciuccio.
Anche la G, incontrando la I e la A, forma un suono che si legge già. G più I più O si forma il suono gio. Con G, la I e la U si forma il suono giù. Giaguaro, giochi, giubbotto. E ancora pigiama, fagioli, giungla. Grazie per l'attenzione, cari saluti a tutti.